Ciao a tutti ragazzi, bentornati su PepperH Collectibles con un nuovo video unboxing. Quanto mi mancava fare questa introduzione, non era da tantissimo che non facevo un video unboxing almeno orizzontale, ma eccoci qua finalmente tornati in, si spera, grande spolvero con l'unboxing di una in-art Thorin in scala 1:6 ovviamente di Lo Hobbit Thorin Scudo di Quercia. So che è un pezzo che è uscito da un po' di tempo, da dicembre del 2025 se non mi sbaglio, disponibile in Asia, ma so che molti di voi ancora non sono riusciti ad ottenerlo e quindi sono qui a mostrarvelo e soprattutto a cogliere l'occasione di cambiare qualcosina per gli unboxing orizzontali, cercando di mantenere sempre la professionalità che, e vi ringrazio per questo, tanti di voi mi hanno affibbiato in un certo senso, ma anche cercando di essere un pochino, diciamo, più amichevole, come se fossimo davvero tutti qui riuniti ad aprirlo e a guardarlo insieme. Poi sono anche curioso di sapere che cosa ne pensate, sia della figure che di questa nuova modalità. Ho già perso troppo tempo, molti di voi avranno già chiuso il video, quindi non ne perdiamo ancora ragazzi e cominciamo. Ed eccoci qui pronti con l'unboxing ragazzi, solita scatola di in-art con superficie ruvida di questo blu abbastanza scuro con scritta in rilievo con motivo argento. Molto bella la scatola, anche se a differenza di altre opere di in-art non c'era la sovraccoperta, quella trasparente. Non so per quale motivo, ma sinceramente l'avrei apprezzata. Bellissimo il retro con scritta Thorin Oakenshield in rilievo, con questo rilievo argento, e soprattutto questa bellissima immagine del nostro personaggio. C'è ovviamente una apertura magnetica qui sul lato, qui non è cambiata la tradizione di in-art, e nella prima pagina, diciamo nel primo slot, troviamo la solita busta con lettera di ringraziamento da parte dell'azienda, libretto di istruzioni e targhetta espositiva di Thorin che metteremo da una parte. Via il primo strato di gomma piuma per ritrovarci davanti al personaggio in sé. Body con già vestiario assemblato ragazzi, quindi non sono proprio in blind, diciamo che un'occhiatina gliel'ho già data e soprattutto l'ho già assemblato per ovvi motivi di tempo per la registrazione del video. Questa è una delle cose che odio di più dell'azienda, perché odio dover mettermi lì ad assemblare. Da una parte è anche carino, però certe volte ragazzi le bestemmie volano e volano fortissime, perché non è sempre semplicissimo andare a mettere le manine dentro determinati punti eccetera eccetera, però dopo un'oretta circa sono riuscito ad assemblarlo, magari so io che so bencio, voi fatemi sapere che cosa ne pensate, se per voi è stato relativamente semplice o no. Comunque gli elementi da assemblare sono questa, diciamo, fascia, questa banderola che poi andrà a tenere il fodero posteriore, questo sulla schiena, che dovrà essere passato in appositi fori che sono sul vestito, e poi anche questo fodero in diecast che si mette all'interno di questa banda. Anche lì c'è un bottoncino molto delicato, quindi fate la massima attenzione. Ora lo mettiamo un attimino da parte perché lo vediamo fra un istante. Questi sono gli accessori, c'è ovviamente la testa nella relativa confezione, diciamo, che andiamo subito ad aprire insieme. Ve l'ho detto che questo sarebbe stato un unboxing un pochino più terra-terra, come se fossimo qui insieme. Tra l'altro guardate la fattura di questo headsculpt, secondo me è meraviglioso, con i capelli innestati, e dovrebbero esserci gli occhi magnetici. Poi vari tipi di mani, questo è lo scudo, che purtroppo non è legno, ovviamente plastica scolpita benissimo. L'interno è un po' più raw, liscio, non ci sono particolari dettagli, mentre l'esterno, come vedete, rende tantissimo l'effetto del legno, sia per verniciatura che scultura, molto figo. Le mani le vediamo poi ragazzi in fase di posing, avete visto già forse qualche posa nell'introduzione del video, quindi non mi soffermerò troppo sugli accessori, che come vedete sono tantissimi anche nella parte posteriore, nella parte inferiore, scusate, della scatola.
Io ovviamente ho già rimosso tutte le bustine protettive, sempre per motivi di video. Sono accessori che sono in semi diecast, ovvero la parte che colpisce, insomma, la parte della lama è in diecast, strapiena di dettagli ragazzi, una roba allucinante, mentre il manico non è in legno ma è in plastica o comunque un materiale molto duro, molto resistente. Abbiamo anche questa specie di gladio, anche qui i dettagli ragazzi si sprecano sia sull'elsa, sul manico che sulla lama, bellissima anche questa, pesantissima. Il supporto con la basetta di diciamo 12 kg netti, è veramente una roba pesantissima questa basetta, una fattura veramente di tutto rispetto per Inart come al solito, con la scritta Thorin Oakenshield nella parte anteriore, ed è, se non mi sbaglio, della serie di basette non magnetiche la prima, questa, il primo personaggio che ha messo via la basetta magnetica, secondo me purtroppo a malincuore, anche se potevano migliorare leggermente i magneti che facevano un pochino schifo, ma non passare di nuovo a fare un passo indietro con il supporto seppur più bellino di quello che siamo abituati a vedere. Poi abbiamo anche un'altra spada, anche qui sempre diecast, sempre soliti dettagli, fate voi le vostre considerazioni, ma comunque c'è veramente poco da aggiungere. La pipa, il pennino che vi mostro subito come funziona, se non mi ricordo male, olè, e qui si girano gli occhi anche da quest'altra parte. Lo facevo più immediato il coso, invece ci vuole un pochino per farli girare, ma comunque dai, il risultato è più che soddisfacente. Il mio Thorin forse ha un problemino all'occhio, spero che non sia così, scusate se vi ho messo davanti, ma è difficile gestire il tutto. Insomma, ci sarà da giocarci un pochino per far sì che gli occhi siano in una posizione decente, ma comunque bella trovata. Poi qui cosa abbiamo? Ah, qui abbiamo la chiave ancora nella bustina per evitare di perderla, ma adesso la rimuovo. La chiave che è stata utilizzata, se non mi ricordo male, nel film per l'accesso alla montagna, anche questa straricca di dettagli. E poi dentro quest'altra bustina abbiamo la mappa. Questa è realizzata ovviamente in carta piegata, fate massima attenzione perché mi sembra abbastanza delicata. Anche qui accessorio forse un pochino superfluo, però già che c'è, per carità, teniamo tutto. Ora mettiamo via un attimino, anzi prendiamoci le mani e andiamo a vedere il nostro toy, anzi ce le prendiamo dopo perché sennò rischiamo di perdere un sacco di tempo. Come vi dicevo, questi unboxing saranno un pochino più live style, sperando di incontrare i vostri gusti, e andiamoci a vedere bene nei dettagli Thorin. Come prima cosa andiamo magari a mettergli la testa, molto semplice, lo sgancio della stessa. Attenzione ragazzi, quando mettete i capelli cercate di fare un pochino di spazio, che altrimenti si rischia di rovinare qualcosa e non vogliamo, visto soprattutto il prezzo di questa roba. Ok, c'è ovviamente da sistemarlo, intanto gli ha preso un colpo, guardate, gli occhi spaventatissimi, sistemiamoglieli un attimo, ecco qua. Ovviamente andrebbe sistemato, andrebbe pettinato, cosa che farò poi nella fase di posing, credo che qualcosa avete già visto. Ma che dire ragazzi, allora innanzitutto il body secondo me è meraviglioso, è stato molto ben riadattato, primo body nanico, poi vedremo che cosa faranno in occasione di Gimli, però direi che a livello di proporzioni ci siamo, è leggermente più basso di Legolas e Aragorn e quant'altro, poi se riesco vi faccio vedere anche un paragone, magari quando lo metterò in collezione. Per il resto c'è davvero poco da dire, head sculpt è fantastico, la barba ovviamente scolpita,
la colorazione ci sta, così come la somiglianza al personaggio, i capelli vanno modellati ovviamente, ma hanno un'ottima fattura, io credo che sia una delle migliori viste ultimamente, almeno per l'azienda. Veramente molto belli sti capelli, non fate caso a come sono pettinati adesso. Quello che vedete in pelo è effettivamente pelo, tutti i materiali che dovrebbero essere di quel materiale effettivamente lo sono, esempio la fibbia è in diecast, anche questa fibbia, quindi tutte le parti che presumibilmente devono essere in metallo effettivamente lo sono, e così come i tessuti. Qui abbiamo anche quella che sembra essere della pelle, anzi lo è, questa è pelle vera, altro pelo, tutto è stra ricco di dettagli, guardate quanti strati di tessuto differenti ci sono, c'è la tunica nella parte più esterna, poi c'è un'altra parte qui, anche questa molto dettagliata, e la veste blu, poi pantaloni, anche questi con i soliti ghirigori naneschi, molto fighi, e la parte anche delle scarpe con il peletto sul collo del piede, e poi questa parte che è scolpita in un materiale che è plastica, sì, però è ben sporcato, ben levigato affinché sembri qualcosa di ben più realistico. Io sono molto curioso di vedere le articolazioni. La testa, vabbè, lo sappiamo, quindi è abbastanza mobile, attenzione quando si stacca, anche perché c'è questo solito aggancio che fa muovere gli occhi, come vedete, quindi magari gli diamo un po' di senso a questi occhi, poi ci sarà un attimino da farci gioco, ma credo che la toglierò la testa momentaneamente, ragazzi. Vediamo qui, perché mi facilita un pochino le articolazioni per vederle un po' insieme. Allora, è difficile, ok? Non sarà molto articolato, non farete delle pose alla Spider-Man ovviamente con questa doll, ma soprattutto per la stratificazione di tutti i vari vestiti, ma le articolazioni sono abbastanza buone, non riesco a capire, sì, c'è una butterfly joint per la spalla, comunque il braccio, l'articolazione è abbastanza lenta, potrebbe essere un problema del mio Thorin, però è anche abbastanza agevole. C'è anche, si può alzare e abbassare la spalla, non so quanto voi riusciate a vederlo, la doppia articolazione anche al gomito, la rotazione del bicipite e ovviamente quella del polso. Intanto ne approfitto per farvi vedere anche la fattura di questi avambracci bellissimi. Poi per quanto riguarda il busto, ecco, come sospettavo è la parte più immobile, c'è comunque un'articolazione ma è molto limitata dal vestiario, sappiate che comunque è possibile leggermente ruotarlo e piegarlo in avanti e indietro. Gambe, anche qui, vediamo se si possono tirare giù o su, no, ma si può arrivare più o meno fino a qui e come vedete poi torna indietro per via del... Ecco, indietro non va praticamente quasi per niente, ci saranno questi 15-20 gradi di escursione, nulla di che. Stesso discorso per le caviglie, sono praticamente immobili, è un unico pezzo. Ecco, qui forse si sarebbe potuto fare qualcosina in più. Sono praticamente dei pezzi di legno. Ragazzi, io credo che sia comunque normale, non è che voglia giustificare l'azienda, che già ci pensano in tanti a giustificarla per qualsiasi cosa, però diciamo che per un pezzo del genere non mi sento di gridare all'allarme, insomma, per un body di un nano, di Thorin soprattutto, non è che debba essere chissà quanto articolato. Effettivamente non so quali pose potrei fargli, saranno abbastanza standard, abbastanza da museo, però ora mi ci divertirò un po' e poi ragazzi nella prossima sezione vi dico in definitiva che cosa ne penso. In definitiva ragazzi, questo Thorin secondo me è l'ennesima conferma di quanta dedizione, quanta qualità metta InArt in uno dei suoi brand principali, che è quello del Signore degli Anelli, in questo caso lo Hobbit, che è comunque una costola del Signore degli Anelli. Una figura veramente eccezionale, dallo sculpt ai capelli, alla qualità dei tessuti, vestiario e tutto il resto. A dover essere pignolo, e lo sarò, avrei cablato
il vestiario, che quindi è posabile fino ad un certo punto. Capisco che ci sia il pelo e quant'altro, magari ci sono state delle difficoltà in più, ma comunque secondo me almeno la giacca superiore, quella con il pelo, sarebbe dovuta essere cablata per dare maggiori possibilità in fase di posing. Stesso discorso per la mobilità di caviglie, piedi e gambe in generale, che è praticamente inesistente. So per certo di non essere un genio del posing e ne ho viste di pose fatte meglio rispetto a quelle che avete visto durante il corso di tutto questo video, sicuramente. Non sono molto uscito dalla mia zona di comfort, che è quella del posing da museo. È sicuramente possibile fare qualcosina in più, ma non pensate di poter fare delle pose super dinamiche, come detto appunto in fase di recensione, in un certo senso di unboxing, perché il corpo è comunque molto limitato, soprattutto a causa del vestiario, che appunto con un cablaggio in più sarebbe stato un pochino più permissivo in questo senso. I piedi appunto non muovendosi le caviglie sono un po' imbarcati, non so se magari riesco a farvi vedere un video mentre sto parlando, e quindi a livello estetico è un po' insomma non è proprio il massimo. Per tutto il resto ragazzi avete visto da voi la qualità di questo Thorin, che è sicuramente uno dei pezzi più belli che ho l'onore di aggiungere in collezione. Spero che continuino con la linea anche dello Hobbit. Questo Thorin è stato un pochino discusso all'inizio proprio perché avrebbero dovuto continuare la linea della Compagnia dell'Anello, invece l'hanno fermata in un certo senso con questo Thorin, ma comunque è un pezzo veramente meraviglioso da aggiungere in collezione. Pezzo che ho acquistato come sempre su ilcolossodinerd.com, di cui trovate tutti i riferimenti qui sotto in descrizione. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate e soprattutto cosa pensate di questa nuova modalità video, se vi piace, se cambiereste qualcosa. Datemi qualche consiglio, non cose astruse ragazzi, perché a livello tecnologico purtroppo il canale è ancora piccolino, quindi cercheremo di crescere un pochino alla volta in futuro, però datemi i vostri suggerimenti, per quanto possibile cercherò di accontentarvi. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao!